Anche questa settimana triplo appuntamento con Momis! Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questa chicca super estiva, super facile e veloce. A distanza di molti anni ho deciso di realizzare una borsa all'uncinetto da abbinare a questo meraviglioso cappello in raffia che appunto ho realizzato tanti anni fa. Io direi combo perfetta, voi che ne dite? Che ve ne pare? Vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere. Comunque andiamo a noi, la cosa che più ci interessa. Cosa ho utilizzato per questa meraviglia? Semplicemente del fileto e l'uncinetto, poi non occorre altro. Nello specifico 100 grammi di raffia che ho lavorato con l'uncinetto numero 6 e poi non occorre nient'altro, le nostre mani che si mettono lì a lavorare e a realizzare questa meraviglia. Comunque vi ho dato più opzioni, voi vedete all'interno della borsa la fodera a sacchetto che ho realizzato per la borsa appunto rete ASLI, ma vi darò altre alternative per foderare il progetto perché come notate è bello che è retato, insomma un modello estivo. Se non realizziamo adesso queste super creazioni, quando le dobbiamo realizzare? Non ho altro da aggiungere perché vi dirò tutto passo passo nel tutorial. Adesso tocca a voi farmi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Mi raccomando, continuate a sostenermi, a sostenere il nostro canale e i vari social, seguendomi, iscrivendovi al canale, attivando la campanellina, così sarete prontamente avvisati ogni qualvolta un nuovo contenuto proprio qui sul canale sarà disponibile per tutti voi, e seguitemi soprattutto su TikTok perché ormai tutti i giorni ci vediamo sempre alla solita ora. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Ho avviato esattamente 11 catenelle che corrispondono a 10 cm. Ritorno indietro punto basso, vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 10 punti bassi. Decimo punto basso, catenella, giro il mio lavoro, procedo per la seconda riga. Lavorerò sempre un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 10 punti. Ripeto lo stesso lavoro per le righe successive finché non arrivo a 15 cm. Raggiunti i 15 cm andiamo avanti con il nostro lavoro, quindi facciamo una catenella e lo giriamo. In totale ho fatto 14 righe a punto basso. Procedo per un'ulteriore riga a punto basso, quindi vado a lavorare un punto in ciascun punto. In questo modo acquisiamo qualche centimetro in più. Il nostro fondo credo misurerà alla fine 12 cm x 17, vedremo dopo. Ultimo punto basso, qui facciamo un punto basso, una catenella, un punto basso. Procediamo a punto basso lavorando un punto basso in ciascuna riga sottostante. Ultimo punto basso nella primissima catenella, anche qui ripetiamo angolo, catenella, punto basso nello stesso punto e poi procediamo lavorando un punto basso in ciascuna catenella iniziale sottostante. Ultimo punto basso, catenella, punto basso nello stesso punto e sul secondo lato più lungo andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto prima, un punto basso in ciascuna riga. Ultimo punto basso nell'ultima riga, dove abbiamo lavorato già il primo punto basso, facciamo una catenella, andiamo direttamente nel primo punto basso,
e facciamo un punto basso che andiamo a segnare con il marcapunti. Andremo a lavorare un punto in ciascun punto e nei due punti dell'angolo faremo un aumento, 2 punti nello stesso, esattamente in questo punto e in quello subito dopo la catenella. Quindi entro, faccio 1, 2, salto la catenella di separazione e vado direttamente nel punto successivo dell'angolo e faccio 1, 2, poi procedo lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante. Quando arrivo al secondo angolo faccio un aumento nel primo, salto la catenella, un aumento nel secondo, ripeto nel terzo angolo, procedo. Ci vediamo alla fine. Sono al termine del giro, faccio 2 punti, salto la catenella e aggiungo un punto basso alla base dove ho lavorato il primo. Il fondo adesso misura 12 cm e beh, ve l'avevo detto, per 18. Iniziamo il primo giro che riguarda il corpo della nostra borsa. Tolgo il marker e nel primo punto vado a fare un punto basso più una catenella che mi va a sostituire il primo punto alto. Prendo il filo, vado nel punto successivo e vado a lavorare un punto alto e lavorerò un punto alto in ciascun punto sottostante. Anche negli angoli non faremo più aumenti. Mi ritrovo ai 4 punti dell'angolo, quindi nel primo di 4 facciamo un punto alto nel secondo, un punto alto nel terzo di 4 e il vostro lavoro si imbarcherà proprio come si sta imbarcando il mio. Ok, giriamolo un attimino, ok, e voilà, procedo in questo modo per tutto il giro, un punto alto in ciascun punto. Ultimo punto alto. Possiamo andare a chiudere il giro nel primo punto segnato con il marker, nonché nella catenella. Vado a fare un punto bassissimo. Faccio una catenella, un punto basso alla base nel primo punto più una catenella che mi vanno a sostituire il primo punto alto e anche per questa seconda riga procedo a punto alto, lavorerò un punto alto in ciascun punto sottostante. Se vi può interessare ho 57 punti. Ultimo punto alto e ho terminato anche questo secondo giro a punto alto. Vado a chiudermi nella prima catenella con punto bassissimo. Faccio una catenella, come notate ho segnato dei punti col marker. Ho segnato i primi 13 punti centrali, sia qui che dall'altra parte, lasciando liberi ovviamente i due lati più corti. Per i primi 12 punti vado a lavorare un punto alto. Intanto vado a lavorare il primo, che sostituisco da un punto basso e una catenella. Lavoro gli altri 11 punti.
11 e il 12° punto è quello segnato col marker e lo possiamo anche togliere volendo. Su questa zona andrò a lavorare il punto rete. Vado a fare subito una catenella, salto un punto e nel successivo faccio un punto alto. Catenella, salto un punto e nel successivo faccio un punto alto. Catenella, salto un punto e nel successivo faccio un punto alto. Catenella, salto un punto, faccio un punto alto, catenella, salto un punto, faccio un punto alto nel successivo, catenella, salto un punto, faccio l'ultimo punto alto, poi faccio l'ultima catenella perché comunque ho l'ultimo punto e nel primo punto alto segnato con il marker vado a fare il primo punto alto di 16. Quindicesimo punto alto e il 16° lo faccio dove c'era il marker. Su questo lato ripeto quello che ho fatto prima, alternerò una catenella saltando il punto al di sotto più il punto alto. Ultima catenella perché ovviamente ho il marcapunti, lo tolgo e vado a lavorare il primo punto alto, 1, 2 e 3, più i 12 lavorati all'inizio, se vi ricordate, sono 15, mentre dall'altra parte ho 16 punti. Questo perché? Perché mi ritrovo un numero dispari di punti. Io ho 57, come vi dicevo prima, se ne avessi avuti 58, allora tutto tornava, però comunque sono sempre in tempo per aggiungere un ulteriore punto e lo aggiungo proprio qui, nella maglia di chiusura. Non succede assolutamente nulla, così abbiamo lo stesso numero di punti. Vado a chiudere il mio giro con un punto bassissimo nella catenella, nel primo punto, quindi catenella e sono pronta per ripartire. Nello stesso punto faccio un punto basso più una catenella. Intanto mi lavoro gli altri 11 punti per un totale di 12 insieme al primo fatto e poi continuiamo il nostro lavoro. 12° punto alto. Ripetiamo la sequenza di prima, alterniamo una catenella dove c'è la catenella e un punto alto dove c'è il punto alto. Catenella dove c'è la catenella, un punto alto dove c'è il punto alto. Io continuerò in questo modo per questo quarto giro e per i giri successivi finché non alzo il corpo della mia borsa. Non appena vado a lavorare l'ultima catenella riprendo un punto alto per i 16 punti che ho, poi riprendo il punto rete e vado a lavorare gli ultimi 4 punti che insieme ai 12 vanno a completare i 16 che ci ritroviamo sull'altro lato. Chiuderò sempre allo stesso modo, punto bassissimo, catenella, primo punto alto e procedo. Stesso schema che vi ho mostrato fino ad ora. Corpo borsa terminato, alla fine ho lavorato 8 righe, raggiungendo un'altezza di 18 cm. Terminato l'ultimo giro si taglia la raffia, si prende un ago e si va a chiudere il lavoro.
Terminato il corpo della borsa possiamo andare a realizzare i due manici. Io ho avviato 6 catenelle, durante la prima riga ho lavorato 5 punti bassi e ho ripetuto la prima riga per un totale di 25 volte, raggiungendo così 30 cm. Sia ad inizio lavoro che a fine lavoro ho lasciato della raffia che mi sarà utile insieme ad un ago ai fini della cucitura. Terminato il primo manico ho ripetuto lo stesso lavoro per la realizzazione di un secondo manico. Vado a cucire i manici esattamente nei primi 5 punti dopo la lavorazione a punto rete. Cuciti i 5 punti vado a fare una cucitura di ritorno. Vado a bloccare il tutto con un nodo e disperdo l'eccesso tra i punti. E preparo un po' di raffia. Mi aiuto sempre con un ago. Vado a piegare il manico in due. A partire dalla terza riga inizio a cucire riga con riga. Anche alla fine mi fermo 2 righe prima, quindi vado a fare l'ultimo punto di cucitura, 1 e 2 per bloccare, e vado a bloccarmi la raffia con un bel nodo. Disperdo la raffia in eccesso. Riprendo un altro po' di raffia, la metto in due così e faccio passare le estremità al centro, come a fare un cappio. Bloccata la raffia con questa sorta di cappio, prendiamo tutto quello che abbiamo e lo arrotoliamo attorno al manico. Lo farò per 9 cm circa. Credo che così possa bastare. Mi aiuto con l'uncinetto e vado a bloccare in qualche modo la raffia, in questo modo facendolo passare la raffia stessa. Faccio la stessa cosa con l'altra estremità. Vado a bloccare il tutto con 2 nodi e sigillo per bene il mio lavoro. Vado a nascondere anche il nodino e posso tagliare l'eccesso. E voilà, ho rifinito anche i miei manici e la borsa è così completa. Volendo la puoi foderare andando a realizzare una fodera a sacchetto, come ho fatto per la borsa Asli a punto rete. Ecco qui, guardate che bell'effetto. Ovviamente questa fodera a sacchetto è molto più grande rispetto alla borsa in raffia, ma eseguendo lo stesso procedimento del tutorial si possono riadattare le misure, ma ci sta davvero molto bene. Oppure, se non ti va di cucire, puoi sempre andare a realizzare
realizzare un beauty case all'uncinetto con tanto di zip. Io questo per esempio l'ho realizzato per la borsa Galia appunto rete tanti anni fa, ma per esempio questa potrebbe essere un'ottima idea. Ovviamente entrambi i tutorial li trovate qui sul canale. Altro consiglio, se non sei amante delle borse da portare a mano, puoi sempre utilizzare una bella tracollina in ecopelle o puoi farla anche all'uncinetto. Potresti realizzare per esempio questo modello, il cui tutorial è disponibile sempre qui sul canale, da agganciare alla tua borsa, oppure una tracollina già pronta. Basta aprire i moschettoni, farli passare attraverso la lavorazione, la raffia comunque è resistente, non ti preoccupare, basta regolare un attimino la tracolla ed il gioco è fatto. Quindi hai tutti gli elementi utili per poter realizzare la stessa borsa all'uncinetto super estiva e raffia. Prima di passare ai saluti però vi do le dimensioni della bag: 26 cm, altezza 18 ve l'ho detto, mentre con tutti i manici siamo a 29 cm, insomma molto bella, semplice ma molto pratica, direi anche capiente, lo avete visto, e comoda. Amiche ed amici, rieccoci qui, ve la faccio vedere ancora una volta ma più da vicino, è davvero una meraviglia. Un modello che sicuramente non può mancare nella tua collezione di borse all'uncinetto estive. Spero ti piaccia, spero proverai a replicarla e mi raccomando, se lo fai menzionami nei tuoi post, nelle tue storie, così non solo fai cosa gradita perché mi fa piacere, ma riesco a vedere tutti i vostri progetti realizzati con i miei tutorial. Mi fa tantissimo piacere, mi si riempie proprio il cuore. Ah, non vi ho detto una cosa, che chiaramente se non vi piace la raffia, certamente potrete replicarla con del cordoncino per borse, con del cotone, con dell'aiuta, con qualsiasi altro filato estivo voi desideriate o abbiate a disposizione. Lo sapete, tutti i progetti che vi porto qui sul canale sono abbastanza versatili e facilmente gli schemi si possono adattare a qualsiasi filato. Tienilo sempre in considerazione. Sono molto contenta che la combo accessori, a distanza di anni, direi forse saranno passati 3 anni, è così completa. Fammi sapere anche cosa ne pensi. Secondo me è un'altra combo perfetta. Ok amiche ed amici, dai, a parte gli scherzi, io vi ringrazio anche quest'oggi per essere stati in mia compagnia. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, alla prossima settimana. Mi raccomando, non ti puoi perdere il prossimo tutorial, quindi iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanellina. Ti chiederai: ma a che serve sta campanellina? Ad essere prontamente avvisato ogni qualvolta un contenuto, che può essere un tutorial, uno shorts, un post, qualsiasi cosa, sarà online proprio qui nel nostro canale. Seguimi anche sui social. Grazie ancora, alla prossima, un bacino a tutti!